Ciao a tutti e benvenuti, oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche all'immancabile appuntamento con il video dedicato ai miei prodotti preferiti dell'ultimo mese. Prima di cominciare però ho un veloce bollettino per i naviganti, tension, una breve info. Come ogni anno, anche nel 2021 mi prenderò una pausa da YouTube per il mese di agosto, cioè vo in ferie pure io, che ce n'è tanto ma tanto di bisogno. Lo dico per quelli che mi seguono da poco, ecco, non ci saranno video nel mese di agosto, sapevatelo. Ritornerò a una certa a settembre, non vi dico ancora quando perché poi ogni volta succede qualcosa però a settembre ritorno, se tutto va bene. Che ormai si vive un po' così alla giornata. Programmi per il mese di agosto? Quali? Nessuno per il momento, niente proprio. Ormai la mia vita è diventato un vivere veramente un giorno alla volta, perché se tutto va come deve, almeno una settimanella al mare la si farà, ma ancora non è detto. Voi invece che programmi avete per questo gioioso e giocondo agosto? Se vi va, scrivetemelo nei commenti. Detto questo, ecco espletato questo compito importantissimo, veniamo ai preferiti del mese di luglio. A sto giro ho un po' raggruppato le categorie per rendere più fruibile, ecco, il tutto, e iniziamo con la categoria Beauty, nella quale vuoi inserire nell'ordine cura della pelle, trucco e capelli e pam, tutto insieme. Beauty. Osservando i prodotti che ho selezionato per il mese di luglio, noto che c'è una tendenza ad indirizzarsi verso brand di alta gamma, cioè roba abbastanza cara. Me ne accorgo solo ora, devo essere onesta, non era voluto, ma andiamo a cominciare dalla cura della pelle e andiamo a cominciare con quello che probabilmente è il prodotto più caro che io abbia mai acquistato. Di che cosa sto parlando? Eccolo qua, intanto la bellezza, la bellezza. Sto parlando della Skin Caviar Mask Luxe Night, anzi, pardon, Mask Luxe Nuit, parce que c'est écrit en français, c'est pas écrit en anglais, è scritto in francese, non in inglese, di La Prairie. Ora, se conoscete il brand La Prairie saprete che è uno di quelli proprio che sparati altissimi a livello di prezzo. Come è andata? Perché ho acquistato questa maschera? va raccontato, perché di mio è un po' restia. Ora non ricordo il prezzo, come di consueto nulla è cambiato. Troverete, lo dico subito, i link a tutti i prodotti sul mio blog e il link al post dedicato nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra. L'ho comprato perché stavo girando per Douglas, la profumeria, quelle, insomma, alla ricerca della crema della Filorga che avevo finito, la crema notte, quando zitta cheta mi si è avvicinata così come un predatore su un cervo impaurito la commessa che mi dice: ma vedo che lei ama la Filorga, che è già un marchio abbastanza di alta gamma, le propongo questa roba qua che costa come non so, un appartamento a New York, un loft a Manhattan, una roba del genere. Che subito ho detto sì, tutto molto bello, io però lo so, ti conosco mascherina, La Prairie è carissima. Fatto sta che mi ha intortato talmente tanto questa roba che poi l'ho presa. Devo dire, ecco, è cara, veramente cara, quindi se ne può fare anche a meno, si trovano comunque maschere notte valide a prezzi decisamente più bassi, ma al tempo stesso non posso esimermi dal dirvi che comunque sta roba è una bomba. Di che cosa si tratta? Andiamo per gradi. Si tratta, come si evince dal nome, di una maschera notte, di quelle leave-in, quindi non da risciacquare, ecco. Sapete, ve lo dico spesso, che la notte è il momento in cui la pelle ha bisogno di maggior cura, perché è quando le cellule si rigenerano, ecco, e quindi vanno anche un po' aiutate, assecondate. Questa crema è potentissima perché è super idratante, con effetto antietà, levigante, insomma fa tutto quello che uno vorrebbe da una maschera viso. Ha questo adorabile ed elegantissimo pennellino per l'applicazione. La maschera in sé si presenta in questo modo, sembra una classica crema notte,
con questa profumazione, anche lei è elegantissima, sto cercando di convincermi che tutto abbia un senso all'interno di questo prezzo esorbitante, no, però la profumazione è buona, ha una profumazione, però va detto, non tutti lo amano, la textura è leggera, si usa il pennellino, zin zin zin, zin zin zin, la si lascia su la mattina la pelle come nuova, il culetto di un bebè. Ora, non la uso tutti i giorni, un po' perché appunto l'ho pagata tantissimo, un po' perché mi sembra eccessivo, la uso 2 o 3 volte la settimana, quando sono così in vena di follie, 4 volte. E sempre la mattina, questa sensazione, attenzione, non pelle che tira, proprio la morbidezza, la levigatezza, cioè si vede la differenza, andava detto, ci tenevo a dirvelo, andava detto, tant'è che parlo di questo prodotto già da 5 minuti. Passiamo al prossimo preferito, passiamo al prossimo preferito. Sempre per la categoria cura della pelle ho un'altra maschera, questa volta il prezzo è più contenuto, è la Retexturizing Mask with Rose Clay della Origins, una maschera in argilla rosa, quindi una maschera che va a retexturizzare, con la U, retexturizzare la pelle. Mi piacciono le maschere in argilla, ma alcune, lo dico spesso, sono troppo aggressive. Questa, devo essere onesta, abbastanza delicata. In generale credo di cogliere che l'argilla rosa sia un po' meno dell'argilla classica. Mi è piaciuta molto, ho preso la versione mini per testarla e mi sono trovata molto bene, perciò mi sono detta fammela consigliare, fammene parlare anche con i miei amici da casa. Original Skin Retexturizing, in inglese questo sconosciuto, Mask with Rose Clay, Mask retexturisant à l'argile rose. Va come parlo meglio in francese, se solo non detestassi il francese come lingua. Bene, 2 preferiti per la cura della pelle, muoviamoci cheti cheti con uno spostamento, uno shimmy laterale verso sempre skincare, ma body care, più precisamente un gel doccia. Voi direte che sarà mai un gel doccia, che potrà mai essere? Sto parlando del Rose of No Man's Land della Byredo, anche questo caro come il fuego. Ogni tanto mi pian ste robe cioè così vado fuori e compro della roba carissima. Ecco, qua mi sento di dire subito come premessa, non è necessario acquistare un prodotto, un gel doccia così caro, non è necessario, assolutamente no, ecco. Visto che però io l'ho acquistato perché I've got issues, ho dei problemi a resistere alle tentazioni, ne parlo perché mi ha davvero colpito, principalmente perché non so se siete così a conoscenza, se siete, if you are familiar, se avete familiarità con il brand Byredo, ma si tratta di un marchio specializzato soprattutto nei profumi, e alcuni dei miei profumi preferiti in assoluto, proprio di tutti i tempi, sono proprio della Byredo. Così quando ho visto che facevano il gel doccia mi sono incuriosita e devo dire pazzesco, ma soprattutto perché dopo lascia il corpo così profumato con queste fragranze. Non so neanche come descrivere le fragranze della Byredo, ovviamente ce ne sono mille dalle svariate profumazioni. Questa, come anche alcune delle mie preferite, è sempre molto elegante, molto adulta, come un profumo molto adulto, non eccessivamente dolce, un po' speziato. Ecco, mi è piaciuto assai, lo sto usando tutte le mattine quando faccio la doccia e mi lascia questo profumo addosso, che poi non ho bisogno di aggiungere altro profumo perché già stonga tutta profumata, e devo dire è anche molto idratante, quindi lascia la pelle bella idratata, tant'è che quando non ho tempo di mettere la crema non è che ne senta questa mancanza fortissima, quindi anche sto giro ho pensato di parlarvene. Questo va un po' a concludere la sottocategoria cura della pelle di questa macro categoria beauty. Spostiamoci sul trucco.
e più precisamente su un blush del quale vi avevo già parlato, avevo già inserito questo prodotto tra i miei preferiti del mese quando l'avevo acquistato e provato per la prima volta, non mi ricordo quando. Sto parlando del Bloom Highlighting Blush di Natasha Denona e voi direte, ma perché ce ne parli di nuovo? Già ci hai detto, già lo sappiamo, perché non so se avete visto il mio video nel quale provavo a seguire il tutorial di Clio Makeup per un trucco long lasting, se non l'avete visto lo trovate qui. Da quando ho iniziato ad applicare questo blush con quella tecnica lì, che vi dico così già spoiler, è quella di spruzzare dello spray fissante per il trucco, cioè vado col pennello, spruzzo lo spray e poi lo metto su, ma gli ha dato una botta a sto blush che, cioè, da così a così, già era luminosissimo, adesso proprio mi fa volare altissima, e quindi ho pensato di parlarvene anche così, aggiungendo questa info a margine. Se lo utilizzate con l'aggiunta dello spray fissante, una bomba, e per l'estate sta guanciotta light ma luminosa, ecco, secondo me ci sta, ma ci sta alla grandissima. E concludiamo il segmento beauty con un prodotto per capelli, perché amici cari, amici da casa, ho testato l'Olaplex numero 8, la nuova uscita di casa Olaplex. Sapete che io amo molto i prodotti di questo marchio, soprattutto il numero 3, che è quello che va proprio a ricostruire i legami tra i capelli danneggiati. Questa è una maschera idratante che qua dice proprio moisturizes, quindi idrata, smooth, alliscia, adds body, quindi aggiunge texture e lucentezza ai capelli. Tutte cose che comunque famo a capisse. Ora, siccome ho già grande stima del brand, quando l'ho vista da Sephora ho pensato subito fammela provare e devo dire mi è piaciuta. Ci sono però dei piccoli ma da aggiungere al fatto che mi è piaciuta, perché allora effettivamente va a rendere i capelli morbidissimi, li idrata, aggiunge lucentezza, è un pochino pesante, quindi tipo se avete i capelli ricci magari fa un po' scendere il boccolone, ecco, non è proprio giustissima. Se invece avete il capello quello lissio, perfetto, a morte sua. Io ho un capello in una via di mezzo, né carne né pesce. Devo dire, mi sono trovata bene, ho percepito la morbidezza come prima cosa, ho percepito un po' più di luminosità, un filo meno di effetto freeze, che lo detesto, ma sempre c'è, soprattutto in estate con l'umido, dito nella presa, un pelo meno, e cos'altro? La lucentezza, l'ho già detta la lucentezza, perché poi parlo mi perdo. Comunque in generale a me è piaciuta, tant'è che la sto inserendo nel video dei miei prodotti preferiti di luglio. Come funziona? Come funziona? Funziona come gran parte delle maschere, va messa sui capelli, vabbè, intanto dopo aver fatto lo shampoo, dopo aver fatto l'Olaplex numero 3, se lo usate, qui è consigliato, perché sono diverse, sono due maschere, ma l'Olaplex è più ricostituente, rigenerante, questo è più idratante e volumizing, cioè aggiunge volume, quindi prima si lavano i capelli, prima si fa l'Olaplex, allora facciamo, prima si fa il numero 3, poi si fa lo shampoo, poi se volete si fa il balsamo, ma con questa anche no, poi si mette su questa maschera qua, sul capello risciacquato, umido, si tiene su 10 minuti. Lo so, il che è un po' seccante. Io ste maschere, credete, nessuna vita, mi scende un po' la catena, ma adesso ho messo in pratica questa tecnica per cui prima di fare la doccia lavo i capelli, cioè metto su l'Olaplex numero 3, cioè inumidisco, metto su l'Olaplex... l'Olaplex numero 3, me faccio un giro per casa, faccio colazione, faccio una roba quell'altra, ovviamente questo solo nel weekend si può fare, torno, sciacquo il numero 3, faccio lo shampoo, faccio eventualmente il balsamo, metto su il numero 8, tutto chiaro, altri 10 minuti così di svago, ricchi premi e cotillon, poi entro in doccia e lo sciacquo, così, perché stai in doccia così 10 minuti a guardare il muro, anche no. In ogni caso, ecco, può piacere o meno, a seconda anche della tipologia di capello, questo vale un po' in generale, a me è piaciuto e quindi ve ne parlo. L'abbiamo fatta, già solo sta categoria beauty mi ha portato via 8 ore del video, che come di consueto sarà lunghissimo. Muoviamoci adesso alla seconda e ultima categoria, vedete che ho cercato di strigne, che è quella
Mondo moda, abiti, accessori, scarpe, Vai. Eccoci qua, come avete notato appunto ho deciso di raggruppare maggiormente i vari prodotti in macro categorie per rendere più fruibile sto video, che so già che appunto sarà lunghissimo. Partiamo con gli abiti, ma sì, partiamo con gli abiti. C'è una predominanza, ve lo dico subito, di capi provenienti dal brand Calliope, un brand che onestamente fino a, ma che ne so, un annetto fa, non sapevo neanche che esistesse. Poi ha aperto di fianco al supermercato dove faccio la spesa e quindi ogni volta che vado a fare la spesa butto l'occhio e dico ma pensa un po', ma fammi vedere. Ecco, l'ultima volta mi è capitato di farci un giro durante i saldi e ciaone, portato a casa una svalangata di roba, perché effettivamente già i prezzi sono bassi normalmente, coi saldi è davvero difficile resistere se uno già ha un piccolissimo problema di shopping compulsivo. Ma veniamo ai preferiti. Uno ce l'avete innanzi a voi, questa t-shirt, questo top con scollo quadrato. Io ho una passione smodata per gli scolli quadrati perché trovo che mi donino. Magari non stanno bene a tutti, ma a me piace come stanno su di me e quindi ben venga. So anche quanto le ho pagate, e uso il plurale perché ne ho prese ben 3, mo me le faccio vedere, una è questa e l'altra 2. Le ho pagate tipo 7 euro, 6 euro, 6 euro e qualcosa, e quindi ecco, ne ho presa una, poi il giorno dopo sono tornata, ne ho prese altre 2. Manichina sbuffarduola, ma non troppo, leggerina, quindi non pesante, non quelle, mezza manica. Non so se questa è una mezza manica, comunque manica corta un po' più lunga. Ormai cerco tutte robe con le manichine anche in estate, che c'è quel famoso problema delle ali di pipistrello che così un po' nasconde, e appunto mi è piaciuto talmente tanto che l'ho presa in bianco, in nero, vamo là, sì, ho in nero, e in questo color sabbia, che al contrario, perché appunto le sto indossando tutti i giorni. 3 colori che mi permettono di abbinare questo top, che mi pare mi stia discretamente bene, un po' con quasi tutto quello che posseggo. Fate un giro da Calliope, ci sono i saldi se trovate ancora qualcosa, perché bisogna andare subito, zacca, zannare subito. Che altro ho portato a casa dai saldi di Calliope? Una gonna. Eccola qua, questa gonna molto carina, molto comoda perché tiene l'elastica in vita, che non è male, con questo cordino che mi fa un po' sporty spice, ha un po' questo vibe sportivo, non so perché mi ricorda gli scarponi da montagna, ma sarà una roba mia. Il tessuto è quel tessuto tipo paracadute, no? Non so come spiegarvelo, ma magari lo potete intuire da questa immagine. Svasata, fresca, e attenzione, it has got pockets, lo dico sempre perché quando ci stanno nelle tasche va detto, perché a mio avviso è sempre un grandissimo pregio di tutti i capi, vestiti, gonne, pantalon. Molto carina, perfetta con la maglietta questa qua, ma anche con quella nera, ma volendo anche con quella sabbia. E poi ho ancora preso, perché sì, in realtà ho preso altre 2 cose. Una non è ancora finita in questo video perché non ho ancora avuto modo di metterla, quindi non posso esprimermi, ma ho preso anche questa camicia in lino, e in realtà la camicia bianca è uno dei miei capi preferiti di luglio, tant'è che ne tengo pure un'altra. Questa invece è di H&M, sempre un po' per quel concetto delle ali di pipistrello che vanno in qualche modo coperte, quindi se metto su un top senza maniche, sopra ci metto una bella camicia bianca che va bene con tutto, annodata in vita per dare un po' più di forma. Quindi ne ho presa una da Calliope, qua non ricordo più il prezzo, devo essere onesta, in questo lino, e una un po' più leggera, va detto, da H&M in questo cotone molto classico. Insomma, camicie bianche come piovessero, così un tanto a letto. E ultimo capo preferito per il mese di luglio viene anche lui da H&M, ed è questo abitino in cotone. Mi piace molto il colore, questo giallo pulcino, con tutto un effetto arricciato qua sul corpino, che è comunque
è elasticizzato, c'ha le sue bretelline, volendo si può portare anche senza, io lo porto con, e poi sotto molto flowy, cioè molto è svasato, fammi capisse, è un po' più lungo, quindi un po' più maxi dress come vibe. Di solito lo indosso con sotto qualcosa, sempre, perché non so se avete colto, ma più invecchio e più sto concetto del braccio cadente mi affligge con grande tristezza. E questo conclude la parte abiti. Mo passiamo alla parte accessori e scarpe. Partiamo con gli accessori. Una cintura che ho preso da H&M, ha questo look un po' cintura di paglia che in estate a morte sua, però elasticizzata, effetto paglia, con questa chiusura così dorata. Mi piace assai, trovo che in estate sia perfetta e quindi perché non citarla? E poi concludiamo questo video con un'infornata, un bastimento carico di scarpe. Perché ultimamente mi capita di visitare sempre più spesso il sito Shein, sito cinese Shein, dopo che ho fatto i primi acquisti, così, perché dico fammi vedere, no? Fammi vedere, quando faccio i miei giri così online, che faccio ASOS, H&M, e faccio Zara, e faccio tutti i miei poi adesso ci inserisco anche un passaggio su Shein, e siccome mi è preso sto trip di volere delle scarpe, dei sabot, delle mules mi pare si chiamano in inglese, ho detto fammi dare un'occhiata, così non spendo tantissimo e vedo come va la situazione scarpe su Shein. Ne ho prese 3 paia e sono finite tutte e tre le mie scarpe preferite. Ora vi dico fin da subito, la qualità chiaramente è bassa, il prezzo va di pari pari con la qualità, prezzi imbattibili, qualità di conseguenza. Mo vi mostro quelle che ho comprato perché mi piacciono tutte e 3, ribadisco 3, assai. Il primo paio è questo, va carine, delle classiche mules, quindi quelle aperte dietro, in questo tessuto molto comodo, perché io ho sempre problemi con le scarpe, devono essere morbide, devono cedere, perché tengo dei piedi che sennò non si può affrontare nulla. Comode, c'hanno anche un filino di tacco, cioè non sono proprio così piattissime, e questa fibbia, questa catenazza dorata che mi fa molto bon ton. Colore è questo colore marrone bruciato che io amo follemente, e niente, sono anche contenta, mi sono piaciute assai e le sto indossando perché comunque sono anche comode. Secondo paio di mules, questa volta gialle, questo giallo ocra. Vi dico, ho preso una taglia in più della mia, casomai interessasse, su queste e anche su queste, poi vediamo le altre, non mi ricordo, perché mi sembrava così da quello che ho letto, che vestissero tutte un po' più strettine, e infatti le trovo comodissime. Anche queste sono in un tessutino particolare, molto cedevole, e quindi comodissime. Anche queste hanno un filo di tacco, un po' meno forse, un po' più basso, è un pochino più basso, però carine, sapete, le ho prese un po' nei miei colori di riferimento, il marrone bruciato, il giallo ocra, e le ultime sono quelle un po' più particolari, eccole qua, con questo verde e questo azzurro, un po' appunto non sono monocromatiche, hanno il fiocchettino davanti, sempre con questa punta un po' puntuta, con la punta puntuta. Queste hanno anche il cinghietto dietro il tallone, carine. Mi piace il fatto che sembrano, perché qua sembrano ricamate, invece è una stampa. Chiaramente ribadisco, la qualità è quella che è plastica, non possiamo far finta che non sia così, però carucce e insomma a me sono piaciute e ve ne parlo, va caruccio. E questo ci conduce alla fine del video dedicato ai miei prodotti preferiti di luglio. Anche a sto giro avete visto un po' di questo, un po' di quello,
raggruppato in macro categorie. Spero che le indicazioni che vi ho dato vi siano state utili, che il video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto sorridere, se si può, a tratti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, amici, iscrivetevi al mio canale, perché sì, è vero, mo mi prendo una pausa di un mese, ma poi torno, poi torno. Se durante poi il mese di agosto doveste sentire la mia mancanza, vi ricordo che comunque su Instagram sono sempre presente con stories più o meno quotidiane, poi non so agosto come andrà, però in linea di massima lì mi trovate. Il mio profilo di Instagram è Jiu-Jitsu, facile, @Jiu-Jitsu. Trovate comunque tutti i social anche nella info box qui sotto. Direi che per oggi non c'è altro. Passate un gioioso agosto, qualsiasi cosa voi facciate, pensatemi ogni tanto, scrivetemi ogni tanto, e noi invece ci vediamo nel prossimo video. Ciao!